Buongiorno a tutti e ben ritrovati nel mio canale YouTube. Sono Edoardo e oggi, dopo numerosissime richieste, siamo ritornati con un video sull'America, in particolare ovviamente sulla Route 66. Ma non un video qualsiasi, infatti oggi andrò a spiegare tutto ciò che c'è da sapere per intraprendere un viaggio simile al nostro. Prima di tutto però vi invito ad andare a recuperare la serie di 16 video già pubblicati qui sul canale inerenti alla Route 66 sotto forma di daily vlog. Li potete trovare qui sopra oppure in descrizione nella playlist completa. Vi consiglio ovviamente di guardare prima quelli che vanno a spiegare in dettaglio giorno per giorno cosa abbiamo visto e poi tornare qui su questo video per vedere effettivamente come è stato organizzato. Per chi invece li avesse già visti e ovviamente vuole intraprendere un viaggio simile al nostro, questo è il video che fa per te. Infatti ora vi andrò a elencare tutto ciò che c'è da sapere per partire in sicurezza e fare un viaggio che veramente vi porterete nel cuore per tutto il resto della vita. Ma prima vi voglio invitare a rimanere fino alla fine del video per scoprire effettivamente quanto abbiamo speso per tutto il tragitto. Ho diviso questo video in ben 8 categorie e adesso ve le elenco. La preparazione pre-viaggio, i voli, guidare negli USA, quindi tutto ciò che riguarda la parte del noleggio dell'auto, l'assicurazione, la benzina, anche le norme di guida che devono esserci, i pagamenti, carte di credito, debito, contanti, gli hotel, le attrazioni e musei, il cibo e consigli. Qualche mio consiglio finale ovviamente da darvi prima di intraprendere un viaggio simile. Partiamo subito dalla preparazione pre-viaggio. Essendo un viaggio comunque molto complesso da fare, noi per la macro parte riguardante ovviamente le prenotazioni principali ci siamo affidati ad un'agenzia di viaggi. Ovviamente un viaggio del genere potete farlo anche senza agenzia di viaggi, però io vi consiglio, se per caso non siete tanto esperti o comunque volete avere una mano e un aiuto da parte di qualcun altro in un viaggio simile, vi consiglio di farlo tramite agenzia. Se poi volete intraprendervi la vostra avventura per conto vostro, ovviamente nessuno vi vieta di farlo. Tutto ciò che l'agenzia ha fatto è stato la prenotazione dei voli, la prenotazione dell'auto, del noleggio dell'auto, assicurazione e hotel. Però in realtà questa è una cosa che potete fare anche per conto vostro. Noi siamo andati in agenzia 8 mesi prima della partenza, quindi a gennaio 2023, e effettivamente lì eravamo abbastanza in anticipo comunque con la prenotazione dei voli, anche se già un pochino cari. Io, Enrico e Diego ci siamo messi giù e abbiamo capito, ok, vogliamo fare questo, quest'altro, abbiamo stilato tutto il percorso, andando a calcolare ovviamente anche la strada, il percorso e le ore di guida che c'erano da fare giorno dopo giorno, abbiamo portato tutto all'agenzia e l'agenzia ci ha prenotato il nostro tragitto. Per quanto riguarda i documenti di viaggio, ce ne sono alcuni che dovete avere assolutamente prima di lasciare l'Italia, ossia il passaporto, ovviamente obbligatorio e che non deve scadere nel giro di 6 mesi da quando effettuate il viaggio, l'ESTA, il visto turistico per entrare negli Stati Uniti che costa $21, la patente internazionale perché quando fate la Route 66 la patente internazionale serve, è obbligatoria in alcuni stati che attraverserete. Infatti in Illinois, Kansas, l'Oklahoma, il New Mexico e specialmente il Texas, che hanno regole un po' più rigide, la patente internazionale è obbligatoria. Ha un costo di circa €80, noi siamo andati in autoscuola a farla e dopo 2 settimane ce l'avevamo, mentre se andate in motorizzazione civile, dove ovviamente potete lo stesso andare, sicuramente i tempi saranno più lunghi, però probabilmente pagherete anche di meno. La patente comunque ha validità di 3 anni. Ed infine ovviamente dovete avere un'assicurazione sanitaria. Noi l'abbiamo fatta tramite l'agenzia di viaggi con Allianz e mi sembra che avevamo un massimale di $1 milione, anche se noi l'abbiamo esteso con €100 in più ad un massimale illimitato, perché mi raccomando state attenti negli Stati Uniti d'America che se finite in ospedale si sta presto a fare danni di centinaia di migliaia di euro, di dollari, quel che sia, perché la sanità negli Stati Uniti è veramente tanto cara. Oltre a questi documenti di viaggio che vi ripeto sono obbligatori da avere prima della partenza, vi consiglio inoltre di acquistare già dall'Italia una SIM internet prepagata. Noi abbiamo trovato questa SIM di T-Mobile a un prezzo di €40 circa su Amazon con giga illimitati, ve la linko qui sotto in descrizione. Di questa SIM ne abbiamo presa solamente una e mi direte perché ne avete presa una se siete in 3?
Perché ho portato via il mio vecchio smartphone, un iPhone 10, l'ho inserita nel mio iPhone e col mio iPhone ho fatto da hotspot per gli altri 3 dispositivi, i nostri cellulari principali. Ecco, questa è una piccola genialata che vi fa risparmiare sicuramente quegli altri, insomma, 80 euro, perché alla fine prendete una SIM da 40 euro come noi, diviso 3, non pagate quasi niente, ecco. Passiamo ora al secondo punto, la questione voli. Qui ovviamente si tratta di una questione un po' particolare, perché dipende ovviamente da che città italiana partite per intraprendere questo viaggio. Sicuramente però l'arrivo è Chicago, perché è da dove la Route 66 inizia, e la partenza per ritornare verso l'Italia è Los Angeles. Mi sembra che abbiamo speso sui 1000-1100 euro a testa, se non sbaglio, andata e ritorno ovviamente, con 2 bagagli a mano e un bagaglio in stiva da 23 kg. Cibo discreto, decente, avevamo un pasto e uno snack prima dell'atterraggio, sia l'andata che il ritorno, e devo dire che ho viaggiato comunque benissimo con Lufthansa, io ve la consiglio assolutamente. Ovviamente anche qui, ripeto, dipende dalle offerte che trovate. Sicuramente nel gennaio 2023, quando l'agenzia ha prenotato i voli, quella era l'offerta migliore al momento, però dipende. E comunque, se avete qualche dubbio su come si viaggia con Lufthansa, vi rimando alla recensione che ho fatto sia all'andata che al ritorno cliccando sul link qui sopra. Passiamo ora al terzo punto: guidare negli Stati Uniti d'America, in particolar modo al noleggio dell'auto. Noi abbiamo noleggiato una Chevrolet Equinox blu con i provider Trifty dall'Italia. Ci sono sicuramente altri provider, come ad esempio quelli più comuni, Hertz, Europcar, Avis, eccetera eccetera. Abbiamo chiesto specificamente un SUV, infatti ci è stato dato proprio questo Chevrolet qua, perché ovviamente essendo in 3 con tutti i bagagli volevamo farci un viaggio un po' più comodo. Tra l'altro all'interno della nostra offerta c'erano già compresi 3 guidatori. Ottimo, perché se volete aggiungere dei guidatori in più avete dei costi abbastanza notevoli, insomma, da pagare. Cercate di capire se ci sono delle offerte per 2-3 guidatori, per dire, e sicuramente un'agevolazione anche sul costo. Ovviamente l'auto doveva essere ritirata in aeroporto a Chicago e poi riconsegnata invece in aeroporto a Los Angeles. Devo dire tutto molto intuitivo, c'erano i cartelli che spiegavano bene dove andare. A Chicago dall'aeroporto fino alla parte di noleggio auto c'era una navetta gratuita, stessa cosa con un bus anche a Los Angeles, quindi nessun problema da quel punto di vista. L'unico problema che abbiamo avuto riguardante il noleggio dell'auto, perché devo assolutamente dirlo, riguarda le tasse. Infatti in America paradossalmente potete prendere la patente a 16 anni, potete bere a 21 anni, ma siete considerati dei neopatentati fino a 25 anni e quindi secondo gli stati americani dovete pagare una tassa da neopatentato sul noleggio dell'auto. Cosa dice questa legge? Praticamente in ogni stato che voi attraversate c'è una tassa che ogni guidatore dell'auto deve pagare. Noi, essendo tutti guidatori sotto i 25 anni, abbiamo dovuto pagare questa tassa statale che, parlando all'inizio con l'operatore di Trifty, noi siamo arrivati là, abbiamo chiesto ovviamente il ritiro dell'auto già pagata dall'Italia e lui ci fa: però dovete pagare questa cosa qua. E questa cosa qua ammontava a ben $600 a persona, una follia assolutamente, e solo per il fatto che noi eravamo considerati neopatentati. Questa cosa, vabbè, comunque mi fa ancora arrabbiare ancora adesso, però ho cercato un po' di contrattare con l'operatore Trifty e fortunatamente è riuscito a farci pagare la tassa minima statale per attraversare ogni singolo stato, perché non è che noi paghiamo solo gli stati che attraversiamo, ma dobbiamo pagare ben tutti e 50 stati che fanno parte degli Stati Uniti d'America. Non chiedetemi perché funziona così, ma è così come ci ha spiegato il signore della Trifty. Sta di fatto che fortunatamente questo ragazzo qui è andato a parlare col suo boss, è tornato indietro e mi fa: ragazzi, va bene, per questa volta mi pagate la minima tassa statale per ogni singolo stato, che ammontava comunque all'incirca sui $200-250 mi sembra, una cosa del genere. Quindi alla fine abbiamo pagato questa tassa perché era obbligatoria da avere, ogni conducente deve pagarla, vi ricordo, ogni singola persona che guida, ok? Quindi chi non guida non deve pagarla. Ovviamente se fate un viaggio del genere, se siete sotto i 25 anni mettete in conto questa spesa, se siete sopra i 25 anni questa spesa è irrisoria perché ovviamente non dovete pagarla. Parliamo ora molto velocemente per quanto riguarda la questione benzina. Fare rifornimento negli Stati Uniti d'America è veramente economico.
una cosa completamente diversa rispetto all'Italia, senza ombra di dubbio. Ovviamente loro hanno il petrolio, quindi i prezzi del petrolio sono più bassi. Per dirvi, lì si misura tutto al dollaro al gallone, però ovviamente per fare un confronto vi dico che nella parte centrale degli Stati Uniti d'America, quindi Oklahoma, Missouri, anche Illinois, New Mexico, Texas, quella zona lì, siamo riusciti a fare benzina a 80 centesimi al litro. E anche comunque nelle grandi città abbiamo fatto rifornimento a 1,30 euro al litro, ecco, 1,50 euro al massimo a Los Angeles al litro. Abbiamo speso solamente $450 in totale per 6.500 km, circa $130-140 a testa per 6.500 km di tragitto. Veramente un costo quasi irrisorio per tutta la strada che abbiamo fatto. Vi consiglio di scaricarvi l'applicazione GasBuddy, un'app comodissima, intuitiva, fatta benissimo, che vi consiglio assolutamente di scaricare perché vi dirà giorno per giorno in tempo reale i prezzi dei vari distributori di benzina e ogni volta che passerete per quella zona saprete più o meno dove andare a fare benzina per risparmiare qualche soldo, insomma. Ah, e una cosa, le auto sono quasi tutte a benzina, quindi la nostra benzina verde, che in realtà in America è colorata di nero come il nostro diesel. Mi raccomando, sono invertite, cercate di non fare confusione. E ovviamente un'altra cosa che non ho detto prima, quasi tutte le auto in America hanno il cambio automatico, anzi probabilmente tutte, a parte che non richiedete un'auto specifica con il cambio manuale. Ah, e tra l'altro una piccola cosa che è un po' strana perché da noi non è così: quando andrete a riconsegnare l'auto non dovete lasciarla con il pieno. Non serve che fate benzina, potete lasciarla anche in riserva. Spoiler, è quello che abbiamo fatto noi. Un'altra piccola cosa per quanto riguarda invece le regole della strada: prima di partire mi raccomando cercate di informarvi un minimo, perché guidare negli Stati Uniti d'America non è la stessa cosa che guidare in Italia, e vi consiglio comunque, se avete dei dubbi, di andare a vedere online dei video che parlano per l'appunto delle regole della strada negli Stati Uniti d'America, oppure se avete piacere chiedetemi, scrivetemi qua sotto nei commenti se volete un video realizzato da me e io lo realizzerò senza nessun problema, ecco. Infine, ultimissimo punto nella parte guidare negli USA, i parcheggi. Negli Stati Uniti d'America è un po' difficile trovare parcheggi gratuiti. Ne troverete sicuramente nella parte centrale degli Stati Uniti d'America, dove ovviamente c'è meno turismo, quindi non ci guadagnano da questo. Se andate nelle grandi città come Chicago, Los Angeles o Las Vegas, tenetevi pronti che dovete assolutamente pagare, e neanche poco. A Chicago infatti abbiamo pagato la bellezza di ben $98 di parcheggio per 2 notti. A Las Vegas, se noleggiate su un hotel con il casino, come ad esempio il nostro, dove eravamo al Paris Hotel, avete il parcheggio sotterraneo dedicato all'hotel e avete addirittura uno sconto per il parcheggio che, devo dire, abbiamo pagato $15 a notte invece di $25, quindi c'è uno sconto comunque di $10 se alloggiate là, che devo dire non è male. Infine a Los Angeles, anche qui è cara. Se non sbaglio il parcheggio dell'hotel costava $70 a notte. Noi non abbiamo parcheggiato nel parcheggio dell'hotel, ci siamo rifiutati perché era veramente troppo. Ci sono dei parcheggi a più piani dove potete andare a parcheggiare per un $20-30 a notte, sicuramente più economico, ma noi, alloggiando comunque a Santa Monica e comunque in una zona abbastanza ricca, abbastanza messa bene, abbiamo trovato in strada davanti all'hotel per l'appunto dei parcheggi completamente gratuiti, specialmente durante tutto l'arco notturno, che alla fine era quello che ci interessava perché durante il giorno eravamo via. Lì sta a voi farvi le vostre valutazioni, dipende dove siete, dipende se il vostro hotel, Airbnb, quel che sia, ha il parcheggio ovviamente incluso, insomma dipende ovviamente da molteplici casi. Invece vi consiglio, se potete, quando prenotate gli hotel, motel, insomma dove alloggiate, di guardare che ci sia il parcheggio all'interno dell'hotel, e anche meglio se è gratuito, ecco. Passiamo ora al quarto punto, i pagamenti. E vorrei partire subito dalla questione carte di credito. Quando viaggerete negli Stati Uniti d'America dovete assolutamente portarvi almeno una carta di credito. Non voglio dire che sia obbligatoria, però quasi. Senza una carta di credito non fate niente. E perché, vi chiederete voi? Beh, perché ogni volta che voi andrete in un hotel, quindi praticamente se fate un viaggio del genere ogni singolo
singola notte. Quando arriverete a fare il check-in vi chiederanno la carta di credito e vi preleveranno automaticamente una certa somma di dollari che si tratterranno come cauzione. Non è che vi prendono solo i dati della carta e per qualsiasi evenienza che magari spaccate qualcosa, dovete pagare qualcosa, vi tratterranno dalla carta ovviamente al checkout i soldi dovuti. No, loro si prendono già in anticipo i soldi e poi entro 5 giorni dal vostro checkout vi verranno riaccreditati sulla vostra carta di credito. Quindi teoricamente voi non pagate nulla, è semplicemente una cauzione, però dovete assolutamente avere una carta di credito, non una carta di debito, perché non ve l'accettano. Tra l'altro vi consiglio, se potete, di avere carte di credito con circuiti diversi. Ad esempio io, Enrico e Diego avevamo carte di credito con circuiti tipo Mastercard, Visa e io avevo inoltre anche un American Express. Quindi cercate, non vi dico di avere un American Express, ma di avere almeno una Mastercard e una Visa, comunque carte di credito che abbiano dei circuiti differenti, perché se non ne va una è molto probabile che ovviamente vada un'altra. Poi ovviamente potete pagare in tutte le altre attività con carte di debito e anche con contanti. Non vi consiglio di portarvi via tanti contanti perché alla fine dappertutto è accettata la carta. Quando vi portate quei 100-200 dollari potete stare tranquilli, ecco, alla fine la carta, come ho detto, è accettata dappertutto e al massimo quei soldi potete utilizzarli come mance da dare ai camerieri, insomma quel che sia. Passiamo ora al quinto punto, gli hotel. Come già anticipato all'inizio del video, tutti gli hotel sono stati prenotati dall'agenzia viaggi. Noi ovviamente abbiamo stabilito tutto il percorso che volevamo fare e l'agenzia ci ha trovato gli hotel su cui ovviamente dopo dovevamo alloggiare giorno per giorno. La maggior parte infatti dei giorni di viaggio abbiamo alloggiato una notte per hotel, per poi ovviamente ripartire la mattina dopo. Per quanto riguarda i costi abbiamo speso veramente poco. Abbiamo prenotato ovviamente con largo anticipo una camera quadrupla con 2 letti queen size, però comunque hotel belli, insomma alla fine abbiamo speso sui 10-20 dollari a testa a notte in tutta la parte ovviamente degli hotel centrali degli Stati Uniti d'America. Per le città abbiamo speso di più. Tenete comunque conto che nella maggior parte di questi hotel noi avevamo la colazione inclusa, parcheggio incluso se riuscite, un must da avere, wifi gratuito se riuscite, un must da avere, e se avete addirittura la piscina come l'avevamo ad Albuquerque e anche quando siamo andati al Grand Canyon, insomma, o a Las Vegas, avete fatto jackpot, insomma, quello diventa proprio l'hotel migliore dove potete stare, ecco. Alla fine, facendo due conti con le nostre ipotesi, perché alla fine i costi effettivi li ha l'agenzia, dovremmo aver pagato circa 600 dollari a testa per tutti i pernottamenti delle varie camere che abbiamo fatto per 16 giorni di viaggio, quindi 15 notti, che direi insomma non male, ecco. Passiamo ora al sesto punto, le attrazioni e i musei. Per questo punto vi rimando ancora una volta ai 16 video dell'America che ho realizzato e che trovate qui in descrizione, perché sicuramente avete una prospettiva migliore su tutto ciò che abbiamo visitato giorno per giorno. Comunque vi lascio qui in sovrimpressione una lista con tutte le attrazioni che noi abbiamo stilato prima di partire e che volevamo vedere. Ovviamente all'interno di questa lista c'è anche ciò che non siamo riusciti a vedere, però ve la lascio ugualmente qui in sovrimpressione perché potete farvi voi le vostre valutazioni per decidere cosa è meglio vedere secondo le vostre esigenze. Un paio di consigli che posso darvi per quanto riguarda le attrazioni e i musei è stare a Chicago magari un giorno in più, perché Chicago ha molte cose da vedere. Se volete potete salire a St. Louis sul Gateway Arch per 15 dollari. Noi l'avevamo pianificato, poi non ci siamo riusciti. Poi ovviamente penso non ci sia neanche da discuterne, se potete andate a vedere i grandi parchi nazionali. L'Antelope Canyon non so quanto ne valga la pena, l'ho già detto nel mio video sull'Antelope Canyon, infatti vi rimando al video proprio qui sopra. Forse se l'ho fatto una volta nella vita, sì, cioè per dirvi la Monument Valley, che è stata la cosa che mi è piaciuta di più, è costata solamente 8 dollari a persona, come anche il Grand Canyon National Park, come anche il Bryce Canyon, come anche la Death Valley. Hanno dei costi comunque all'incirca sui 10 dollari più o meno a persona e sicuramente ne vale molto di più la pena. Se ne avete l'opportunità visitate lo Zion National Park, che è molto vicino al Bryce Canyon, e quindi se avete quel giorno in più da aggiungere sicuramente è una buona aggiunta al vostro programma. Un'altra piccola cosa riguardante i canyon: solamente l'Antelope va prenotato in anticipo, molto in anticipo, mentre per gli altri canyon non preoccupatevi
arrivate lì con l'auto il giorno stesso, pagate al casello e vi fanno entrare. In tutti gli altri paesetti lungo la route le attrazioni sono quasi sempre gratuite, è veramente difficile che troverete qualcosa dove dovete pagare, potete lasciare sicuramente una mancia, quella penso sia sempre ben accetta, anche noi l'abbiamo fatto. Alla fine, facendo due conti, dovremmo aver speso all'incirca $200 a testa per le attrazioni, quindi neanche tanto, perché comunque, ripeto, su Route 66 molte attrazioni sono gratuite e quindi non dovete pagare. Passiamo ora al punto numero 7, il cibo. In America, devo dire, non si mangia molto bene. Il problema sono i fast food, perché tutto ciò che vediamo online e nei film è vero, in America ci sono veramente tanti fast food. Ovviamente però la nostra alimentazione non poteva consistere solo di fast food, quindi anche per risparmiare abbiamo principalmente preso da mangiare nei supermercati. I migliori di questi sono ovviamente Walmart e Target, quelli in cui c'è più roba e che veramente trovi in ogni singola città, ecco. E anche qui, avendo quasi sempre la colazione inclusa all'interno degli hotel, abbiamo risparmiato tanto, perché comunque la mattina ti facevi una bella colazione, bella ricca, e poi a pranzo ti mangiavi un'insalatina da Walmart con qualche snackino così, e alla sera andavi fuori, ti mangiavi un hamburger, insomma qualcosa di un pochino più sostanzioso. Sicuramente, secondo me, è un'ottima scelta alla fine, e se potete prendetevi la colazione inclusa, perché comunque, ripeto, vi fa risparmiare tempo e vi fa risparmiare soldi. Dei ristoranti che posso effettivamente consigliarvi, perché li abbiamo provati, sono da Giordano's. Se volete provare la deep dish pizza a Chicago, abbiamo mangiato veramente una buona deep dish pizza. Sicuramente il Coyote Bluff a Amarillo in Texas, e poi il Frontier Restaurant ad Albuquerque, l'avevamo trovato su TripAdvisor, veramente buono per mangiare cibo messicano, e ovviamente In-N-Out Burger, insomma, se passate per Las Vegas, Los Angeles e tutta la parte west degli Stati Uniti d'America. Comunque, facendo due calcoli, dovremmo aver speso all'incirca sui $250-300 a testa solamente di cibo per 16 giorni di viaggio. Veramente poco, perché abbiamo mangiato con testa. No fast food tutti i giorni e no ristorante tutti i giorni, ecco, questo è. Ovviamente sta a voi, dipende dal vostro stile, ciò che volete mangiare e ciò che volete spendere. Andiamo a vedere ora il punto numero 8 e l'ultimo punto, ma non meno importante di questo video, ossia i miei consigli finali. Per quanto riguarda le diverse tappe che abbiamo fatto nel nostro percorso, e che se non avete visto nel completo vi ricordo di andarvi a vedere i 16 video nella playlist che trovate in descrizione, io modificherei qualcosa. Se non siete interessati ovviamente al Breaking Bad Tour, perché la serie televisiva non vi interessa, toglierei una giornata da quelle 2 giornate che abbiamo passato ad Albuquerque e la sposterei al 4º giorno di viaggio. Se andate infatti a recuperarvelo qui sopra, vedrete che è stata una delle giornate più lunghe trascorse in auto. Infatti quello che vi consiglio io è farvi un giorno solo ad Albuquerque e vi recuperate quel giorno nel 4º giorno, quindi partendo da St. Louis la mattina, arrivando a Springfield nel Missouri alla sera, dormendo a Springfield alla sera e poi ripartendo la mattina verso Tulsa. Passate assolutamente per Santa Fe, so che è un po' fuori strada, comunque passa lo stesso per il secondo percorso della Route 66, ma fidatevi, ne vale la pena, è veramente una cittadina meravigliosa, costruita con queste pietre, con queste case fatte a cubo, veramente particolare. Detto ciò, secondo me è il percorso perfetto per visitare la Route 66 e anche i parchi nazionali, come l'abbiamo fatto noi, però includendo il Zion National Park. È questo qua che vi metto a tutto schermo. 18 giorni di viaggio in cui vedrete sulla mappa dove c'è il letto e dove dormite ovviamente la notte e poi ripartite il giorno dopo, ecco, e così vi fate quei 18 giorni con questo percorso che vi metto a tutto schermo. Spero che vi sia d'aiuto, insomma, per chi vuole intraprendere per appunto un viaggio simile. Secondo me in 16 giorni l'abbiamo tirata tanto, abbiamo visto tantissimo, però se si riesce ad allungare di quei 2 giorni in più, proprio quei 2 giorni in più, secondo me
farete il viaggio perfetto. Per quanto riguarda invece 2 consigli stradali, mi raccomando portatevi tanta acqua e snack perché i viaggi in auto sono molto lunghi e avrete bisogno comunque di bere e di mangiare, specialmente se andate durante il periodo estivo. E utilizzate Google Maps oppure Waze, evitate un po' Apple Maps perché non è molto preciso, specialmente quando siete all'interno della parte centrale degli Stati Uniti dove ci sono molte stradine un pochino più sterrate, un pochino più sperdute. O se no, fate come abbiamo fatto noi, prendetevi delle cartine stradali quando arrivate lì perché sono secondo me la soluzione migliore, specialmente per seguire il percorso della Route 66. Assolutamente cercate di noleggiare un SUV per un viaggio del genere. Cercate di evitare un'auto normale, anche le auto sportive molto belle, sì, però poi quando arrivate nei parchi nazionali come nella Monument Valley e avete sterrato puro, vi voglio vedere io con un'auto che non è performante o che non ha delle sospensioni abbastanza elevate a farvi delle salite così sullo sterrato, coi sassi, eccetera, eccetera. Valutate voi. Non vi posso dare dei consigli se non prendere un SUV o comunque una macchina che secondo voi riesca a sopportare un'impresa del genere. Le strade statunitensi sono veramente belle durante il giorno, però di notte state attenti perché sono mal illuminate. Se riuscite, partite all'alba, subito dopo la colazione e rientrate al tramonto perché vi godete molto di più la strada e rischiate molto di meno. Un'altra cosa molto importante, se andate in un periodo estivo come il nostro, portatevi comunque un pantaloncino lungo e una felpina perché quando arriverete nella parte di Bryce Canyon, Zion National Park e quella parte lì, sarete molto su di altitudine, infatti il Bryce Canyon raggiunge i 2700 metri di altezza e fidatevi che alla mattina è fresco, si sente. Mi raccomando, anche qui vorrei parlare un attimo per quanto riguarda le mance. Sentitevi liberi di lasciare ciò che volete, non è obbligatoria, loro ti fanno credere che sia obbligatoria, ma in realtà la mancia negli Stati Uniti non è obbligatoria, non c'è una legge che prevede che la mancia sia obbligatoria e quindi proprio per questo sentitevi liberi di darla oppure non darla. Ovviamente valutate voi, se avete un servizio, se avete un cameriere che vi segue, eccetera, eccetera, magari ci sta ovviamente perché comunque avete avuto un servizio e non sentitevi obbligati di dare il 20% di mancia perché sullo scontrino c'è scritto consigliato il 20%. Date quello che volete, cioè se volete dare $5 di mancia, date $5 di mancia. Vi consiglio infine, prima di chiudere con le ultime cose, l'applicazione Splid. La trovate sia sull'App Store che sul Play Store. Un'applicazione veramente fatta benissimo, dove potete tenervi tutti i conti che farete, specialmente se siete un gruppo in viaggio. Non mi pagano ovviamente per dire ciò che sto dicendo, però se riuscite scaricatela perché è veramente comoda. Potete mettere all'interno l'importo di una persona che paga e poi automaticamente farà i conti basandosi su ovviamente chi deve splittare per l'appunto l'importo. Veramente ben fatta e specialmente gratuita. Un'ultimissima cosa prima di rivelarvi quanto abbiamo speso per tutto il viaggio è la questione armi. Sì, negli Stati Uniti ci sono tante armi che girano, è vero, è verissimo, ne abbiamo viste veramente tante e è veramente facile acquistarle. Come vi ho già fatto vedere in un video, le abbiamo trovate addirittura dentro Walmart e abbiamo visto addirittura gente che le stava comprando, ecco, quindi non è una cosa inusuale, è veramente la quotidianità per loro. Si tratta sicuramente di una cosa negativa però per noi turisti, perché non siamo abituati a tutto ciò. Vi consiglio sicuramente di farvi gli affari vostri, meno guardate le persone, meno vi fate i cavoli degli altri, meglio è, perché non sapete mai chi potete avere contro. Non voglio adesso allarmarvi sul fatto che gli Stati Uniti sono tanto pericolosi, però dovete avere un occhio di riguardo, ecco. Ci sono delle cose che ovviamente è meglio stare attenti, specialmente quando andate nelle parti più centrali e più sud degli Stati Uniti d'America, dove la mentalità è comunque molto più vecchia. L'esempio banale, i cowboy nel Texas esistono, c'è gente col cappello e gli stivali e con i fucili e le pistole che va in giro, li abbiamo visti, è la verità, non è un film, è veramente la verità. E per dirvi un altro piccolo aneddoto, un giorno che siamo entrati dentro Walmart, a noi ci hanno fatto togliere gli zaini perché non potevamo portarli dentro, degli zainetti veramente non avevano dentro niente, dovevamo lasciarli in auto. Quando poi siamo entrati, siamo arrivati al reparto surgelati e c'era un signore anziano che aveva avuto 80 anni qua sul fianco con una cavolo di Desert Eagle, una pistolona così,
in bella vista. Cioè, capite? E allora lui può entrare con una pistolona del genere e io non posso entrare con lo zainetto? Cioè, veramente delle cose assurde, paradossali, che da noi una cosa così non la vedresti mai. Quindi alla fine fatevi i cavoli vostri, andate per la vostra strada e alla fine vedrete che tutto andrà per il meglio, non preoccupatevi. Ed eccoci finalmente arrivati al momento fatidico che tutti stavate aspettando, ossia quanto abbiamo speso per gli Stati Uniti d'America. Per ben 16 giorni di viaggio, 15 giorni di pernottamento, tutte le attrazioni che abbiamo visto, i voli, andata e ritorno, assicurazioni sanitarie, visti, noleggio dell'auto, assicurazione dell'auto, cibo. Abbiamo speso all'incirca 3.800 euro a testa, che sembrano molti, però se considerate comunque tutto ciò che abbiamo fatto, tutto ciò che abbiamo visto e anche il periodo in cui siamo andati a visitare gli Stati Uniti d'America, in pieno agosto, devo dire che non abbiamo speso tanto. Se riuscite e fate quegli accorgimenti che vi ho spiegato all'interno del video, sicuramente riuscirete a risparmiare anche voi ed avere comunque un'ottima esperienza, un'ottima vacanza, spendendo comunque il giusto e non tanto con cifre esorbitanti, ecco. Bene, siamo arrivati finalmente alla conclusione del video. Spero veramente che vi sia piaciuto e spero veramente che possa essere d'aiuto per qualsiasi persona che voglia intraprendere un viaggio meraviglioso come quello che abbiamo intrapreso noi e che assolutamente vi consiglio di fare almeno una volta nella vita. Vi ricordo ancora una volta che trovate qui in descrizione la serie di 16 video sotto forma di daily vlog su tutta l'esperienza della Route 66, che sicuramente a livello visivo rendono molto di più di questo video, e vi ringrazio ancora una volta per essere arrivati a questo punto del video e mi raccomando, se avete dei dubbi, delle perplessità, delle domande o qualsiasi cosa che io non abbia trattato all'interno del video perché magari mi sono dimenticato, scrivetemela qui sotto nei commenti e io risponderò il prima possibile. E quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!